L'inizio è facile. Benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo format, in questo nuovo tutto. Ce la possiamo fare. Ma stiamo già registrando? Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo format, in questo nuovo... Tutto. Ragazzi, oggi non siamo né a New York, né a Londra, né a Parigi, ma siamo a San Nazzaro Sesia. La ridente San Nazzaro Sesia in provincia di Novara. Siamo partiti da un'osservazione. Ma è possibile che per mangiare bene uno debba per forza spendere una fraccata di soldi? Ovviamente no. Ci troviamo in un fantastico chiostro della Basilica di San Nazario. Abbazia. Dell'abbazia di San Nazario? È Celsio? È Celso. O è Celso aggettivo? Celso. Che casi? San Nazario e Celso. Siamo qui per farvi vedere che a 1 chilometro da casa vostra ci sono delle cose buonissime da mangiare che neanche conoscete. Non è che possiamo sempre portare New York, Londra e Parigi. Andatevi a beccare le eccellenze dei paesini che sono a fianco a casa vostra e che manco sapete che ci sono, perché oggi siamo qua per questo. Questa è la location perfetta per mangiarci il nostro bel panozzo. Abbiamo il permesso del Don per apparecchiare davanti all'abbazia. Disclaimer, non venite qui a chiedere di fare il picnic, noi abbiamo un permesso apposito, però potete venire a visitare l'abbazia che è molto caratteristica. I know that I just met you, but you look, oh girl, you blow my mind. I know what I would like to do, but you just keep on talking. Per il panino perfetto avete bisogno innanzitutto di un cestino da picnic vintage con dentro un quintale di roba da mangiare. Quindi Franci, cosa offre la casa? Non sembra, ma pesa. Tira fuori l'artiglieria pesante. Innanzitutto il pane. Secondi tutto Un bel gianduiotto di gorgonzola. Un gianduiotto gigante di gorgonzola. il salam della duia, ragazzi. Sì, è grasso quello che vedete. Ma a me mi fa schifo il grasso, bla bla bla. Fidatevi, ora vi spieghiamo tutto. Ma a me mi fa schifo il grasso, bla bla bla. Ultimo ma non ultimo, la mostarda. E che fai? Una roba buona da bere non te la porti? Vino. Autoctono di questa zona. Ragazzi, qual è il senso di tutto ciò? È farsi un panino da paura. In questo caso siamo nell'est Sesia, ma potrebbe essere in qualsiasi luogo remoto d'Italia. Sfruttare eccellenze a chilometro zerissimo senza spendere migliaia di dollari nei ristoranti stellati. Avete visto che bicchieri ci siamo portati da casa? A dire il vero abbiamo preso quelli scrausissimi, abbiamo ben di meglio a casa, ragazzi. Partiamo, Franci. Come mi assembli questo panino? Dobbiamo tagliare il pane. Panozzo d'ordinanza. L'obiettivo, come sempre, è farvi credere che mangiamo all'orario di pranzo, ma cercare di sfangarla prima che venga buio. Ovviamente non ce la faremo, si tratterà di tornare domani. Operazione numero 1, munirsi di ottimo gorgonzola. Abbiamo un contributo sul gorgonzola. Momento vestizione. Come sto? Siamo pronti per la doccia. Siamo da Angelo Baruffaldi. Lui e Paolo. Benvenuti in azienda, siamo dei produttori storici di gorgonzola, dolce e piccante. Il latte viene raccolto alla stalla, viene scaricato in azienda, viene inviato attraverso le tubazioni alle vasche di coagulazione, dove vengono aggiunti tutti gli ingredienti e viene formata la cagliata. Noi dobbiamo mettere i fermenti lattici, il penicillium e per ultimo il caglio. La cagliata viene poi tagliata, è una sorta diciamo di gel, vengono fatti dei cubetti, vengono scaricati sui tavoli dove perderanno la maggior parte del loro volume. Ragazzi, sono super emozionato. È la prima volta che entriamo in un caseificio a vedere la produzione del gorgonzola. Stamattina ci siamo alzati alle 5:30 solo per voi, per essere qua. Quando raggiungerà poi l'acidità desiderata, verrà posta in una cella di raffreddamento. Che bello, con la luce dell'alba Sì. così e anche... Noi siamo fortunati, noi la vediamo tutte le mattine. Giuliano, poi ci guardiamo su YouTube, questi signori qui sono degli YouTuber. I cubetti si attaccano e diventa un tutt'uno. E qua viene in sacco la messa in forma dei vari strati di cagliata. Una volta fatto il primo rivoltamento, le forme vengono portate in una sala di stufatura, chiamiamolo, dove c'è una temperatura controllata e lì vengono girati più volte. Sugli ultimi 2 rivoltamenti metteremo il primo marchio di origine del gorgonzola. È una C più una G e
e all'interno c'è il nostro numero del caseificio che è il 19. Domani mattina le forme saranno pronte per passare alla prima fase della stagionatura, che è quella, la salatura. E qua rimarranno a una temperatura di 20-22 gradi per 2-3 giorni, dove subiranno 2 processi di salatura. Ero convinto molto ignorantemente che l'odore del gorgonzola sarebbe stato presente in tutto lo stabilimento, invece no, nella prima parte per nulla. Qui comincia un pochino a sentirsi perché ci stiamo avvicinando nella zona dell'affinamento. Stagionatura. Se li sono ciulati, è tutto vuoto. No vabbè, questo è il cavò. Ok, qua adesso cominciamo a capirci, ragazzi. Forme a perdita d'occhio. Sembra la scena di Indiana Jones quando archiviano l'Arca dell'Alleanza nella scena finale. Qui avviene la stagionatura vera e propria. Qua siamo verso la fine della stagionatura. Come vi dicevo, il gorgonzola, essendo una DOP, ha dei termini di stagionatura che sono imposti dal disciplinare e parlano di 50 giorni minimo per il gorgonzola dolce e 80 giorni minimo per il gorgonzola piccante. In realtà noi che facciamo una produzione tradizionale abbiamo una stagionatura più lunga. Io mi immaginavo qualcuno con una bacchetta che inoculava di modo tale da fare le righette. Nel gorgonzola fresco vengono praticati dei fori sui piani del formaggio e permettere all'aria di entrare all'interno della forma. Siccome abbiamo già messo la muffa nel latte, le spore sono già all'interno del formaggio. Dandogli l'aria. Dandogli l'aria, la muffa si sviluppa. Va bene, grazie di tutto, io rimango qua. Franci, prosegui tu il giro. Questa potrebbe essere anche una copertina, se non fosse che sono vestito come un pirla. Più ci spostiamo tra una sala e l'altra e più, come vedete, i formaggi acquistano colore, sono in una fase di maturazione e di affinamento ulteriore e si avvicinano a quella che è la versione finale che tutti conosciamo. Mi sta venendo una voglia matta di gorgonzola, sono le 8 del mattino, però me ne addenterei volentieri una forma. Quando la stagionatura ha raggiunto il suo punto, diciamo, migliore, il formaggio viene portato nella sala di confezionamento. Siamo alla fase di confezionamento. Vi sta piacendo questo giro, ragazzi? Franci, magari in questa sede non dire che tu sei quella che le muffe le toglie e me le passa a me, perché non fai proprio una bellissima figura. Qua il formaggio diventa gorgonzola DOP, perché mettiamo l'alluminio dove è riportato il simbolo del gorgonzola, del consorzio. Quindi, nonostante siano 4 generazioni che fanno il gorgonzola, lo fanno da tempo immemore, ancora sono in pienissima per il gorgonzola e lo mangiano già dalle prime ore del giorno. Stiamo facendo una verticale di gorgonzola, un po' come con i vini. Vado? È buono. Infine, ragazzi, il gorgonzola piccante. Però hai ragione, faccio fatica a scegliere. Come ci vedevate come casari, ragazzi? Siamo credibili? Ingrediente numero 1, check. Tac. Andiamo a riempirlo di altre bontà. E visto che ovviamente noi ci siamo portati a casa sia il dolce che il piccante, mo ce li abbiamo tutte e due, quindi Franci, quale mi preferisci nel panino? Incominciamo con il dolce. I see your dog needs walking. Your folk drive you insane. I know, yeah, that's true. Of course, you ain't the one to blame. Keep on talking to me. Keep on telling me your dreams. Keep on talking to me. But I just wanna see you move. Va ora in onda l'ingrediente numero 2, il salam della Duia. Franci, che cos'è il salam della Duia? È un salame di carne suina che viene conservato sotto grasso. Quasi quasi io ve lo farei raccontare direttamente da chi lo produce, perché ci siamo stati, ragazzi. Vai col servizio di Popi Bonnici. I Popi Bonnici? No. Io non so chi sia Popi Bonnici. Seconda tappa, Il salam della Duia. siamo qua con la signora Enrica. Io sono Enrica Bergamaschi, socia dell'azienda agricola Valsesia, la nostra azienda di famiglia che esiste da generazioni. I suini noi li prendiamo a 25-30 kg, vengono allevati qui da noi, il maiale lo trasformiamo tutto Perché ricordiamo che del maiale non si butta via niente. ed è la verità, da sempre, come si faceva un tempo, tutte le famiglie ce l'avevano. Tra le varie trasformazioni del maiale, quelle che sappiamo fare meglio, proprio il salame della Duia. Nella zona
zona del Novarese e del Vercellese è proprio tipico, perché queste sono zone particolari dal punto di vista climatico. L'unico modo che si aveva un tempo per stagionare il salume in queste zone era proprio la messa sotto grasso, sotto strutto. La duia sarebbe... La duia è il contenitore. Un tempo ogni famiglia aveva questa duia, che è un coccio, un vaso di terracotta dove venivano conservati i salumi e anche altri prodotti sotto grasso. Questa si chiamava duia. Dentro si mettono i salumi, prima cosa, si fa fondere lo strutto, lo cogliamo tiepido sui salumi in modo che si appiccichi, diciamo, completamente alla parte esterna dei salumi e diventa una specie di sottovuoto, ma con un prodotto vivo. Vuol dire che lo strutto poi alla fine fa da isolante termico e in più gli consente di stagionare. Nel tempo assume un sapore tutto suo, proprio che è tipico del sottograsso. Dopo un anno la famiglia, un tempo, aveva sempre il suo salame morbido, è il prodotto più nobile della nostra gamma salumiera. Dalla macellazione in poi vengono selezionate tutte le parti migliori, ci si mette la pancetta, la coscia, la coppa e la spalla. Dopo che sono state ritagliate e assemblate le carni, si passa alla macinatura. Questo qui è già proprio l'impasto che è già confezionato con le sue spezie. C'è dentro sale, pepe, vino. Questo impasto macinato viene condito, perché così si inizia poi l'insaccatura. L'insaccatura nel budello naturale. Dopo l'insaccatura viene asciugato, portato nelle celle di asciugamento. Questo salame qui è quello poi che verrà messo sotto strutto. Questo qui fine settimana viene tutto pulito e poi messo sotto grasso. Quindi ragazzi è un bel processo anche abbastanza lunghetto, non si fa proprio diciamo in un quarto d'ora. La scotennatrice, prima volta in vita mia che la vedo. Ma andiamo nella parte interessante, la stagionatura. Qui non potete neanche entrare. Questo è tutto salame della duia? Sì. Bellissimo. Ovviamente ragazzi profumi pazzeschi anche qua, inutile che ve lo dica. Ingrediente numero 2, check, nella mia cassettina da picnic. Se non si fosse capito, Franci è molto fiera della sua cassettina da picnic. Non è bellissima? Questo video nasce solo con l'intento di far vedere la cassettina da picnic di Franci. Vi ritroverete con questa piscina, no, non è panna cotta, è una piscina di grasso. Scaviamo. Onestamente dà una certa soddisfazione. Ragazzi, lo dovete tenere tra l'altro il grasso, Sì, vi ci perché fate la barba. vi servirà per conservare il salame che non mangerete. E in generale il grasso proprio nella vita non buttatelo via. Poi diciamo che se non fate questa operazione nel cortile di un'abbazia, all'aperto, magari viene meglio. Non ti senti a tuo agio, Franci? Non è faticoso. Il vecchio salame andava portato in salvo. Oh, il salame della duia bisogna conquistarselo, non è una cosa facile. Dovreste munirvi di guanti, che noi ci siamo dimenticati a casa, ma all'occorrenza anche lo Scottex dovrebbe funzionare. Là, bello pulito. A questo punto l'affettiamo. Sure, I like to listen. It's not like I don't wanna know. It's just that you've been talking to me 3 nights in a row. I think it's time to let go. Quindi fate le vostre simpatiche fettine, le spellate e le adagiate. Insomma ragazzi, il panino al salame nella vostra vita ve lo sarete pure fatto, no? O vi devo fare pure il tutorial su come si mette il salame nel panino. Che dite, ce lo mettiamo un terzo ingrediente? Franci, cosa manca in questo panino? Visto che siamo estrosi, ci mettiamo della mostarda di albicocche. Bella! Questa mostarda arriva da un ragazzo che lavora sempre in zona, che è un pazzo furioso delle mostarde. Adesso ve lo facciamo conoscere. In tutto questo giro ci siamo detti, ma perché non inseriamo anche qualcosa di dolce e di sfizioso? E quindi siamo arrivati dall'ottimo Christian. Io faccio sempre finta di ricordarmi i nomi, ma ragazzi lo sapete, sono un disastro. Massara Christian. Dell'azienda Massara Christian, che adesso ci racconta chi è e che cosa fa. Probabilmente produco miele, faccio un'apicoltura nomade dalla zona più bassa che è Magenta, Milano, poi le api le porto su verso la collina per fare un altro raccolto di acace e poi conseguentemente il castagno, il tiglio e i millefiori di alta montagna. Ok. In più coltivo piccoli frutti che sono mirtilli, lamponi, poi le fragole, mele, pere, pesche, e con questi frutti qua io li trasformo, abbiamo un laboratorio interno nell'azienda agricola, e poi produco mostarde con questa frutta qua, e la mostarda facciamo candire noi tutti i vari frutti. Bello. Ogni frutto ha una canditura di circa 15 giorni. Sulla mostarda punto molto perché è un prodotto del ricordo della mia nonna, che la domenica ci trovavamo tutti insieme a mangiare il bollito con la mostarda, e a me è rimasta questa cosa. Franci, andiamo a provare qualcosa? Sì. Secondo me la più buona in assoluto è l'albicocca e la marena.
Scatta l'assaggino di mostarde, ragazzi, a gusti particolari. Senti come spinge, lo sento già da qua. Ci racconti, come se fossimo dei marziani, come si fa questo prodotto? Io fingo di non sapere come si fa la mostarda, in realtà non lo so veramente. Praticamente si prende la frutta, si punge tutta con un punzonatore per fare in modo che poi per un processo di osmosi, quando la si mette nel bagno di canditura, cede l'acqua e immagazzina lo zucchero. Quindi si fa un bagno di 50% di acqua e zucchero iniziale fino ad arrivare al 70%. Poi alla fine si confeziona con fruttosio e senape. E la senape in che stato Olio è? essenziale. Ah, olio essenziale di senape, ok. Sì. Poi li lascio dentro il nocciolo. Ovviamente questo è quello che Christian ci può dire, perché poi ci sono anche ulteriori segreti del mestiere che non è che adesso possiamo dirli a tutti, Cioè, sono molto curioso di assaggiare la mostarda di albicocche, ragazzi. È una bomba? Sai come quando mangi un cucchiaino di wasabi che ti apre il retrocranio? Ecco, però con un'albicocca. Stessa cosa, ma con l'amarena. L'amarena è un po' meno forte. Ti piace? La senti la senape? Io l'adoro. Mentre queste qua, altrettanto buone, ma è meno forte. Cioè hai caricato di meno. Ho caricato meno, perché sennò toglieva il gusto della marena. È come il piccante del peperoncino. Più ti abitui e più lo vuoi. Ah sì, è vero. E anche qui abbiamo recuperato del bottino. Mostarda di amarene, mostarda di albicocche. Tac e tac. Una mostarda di albicocche, sono sincero, non l'ho mai assaggiata. Ah, c'ha l'osso. L'osso. Ah, c'ha il nocciolo. Sarebbe nocciolo, ma se dici osso o nocciolo, meglio. Facciamoli un po' sfiammare sti commenti. I think it's time to let go. Forget the past, just lose control. Cause life's too short for yapping. Come on and dance, come give me soul. You keep on talking to me. You keep on talking to me. You keep on talking. E il momento food porn ce l'abbiamo. Chiudimi sto scrigno. Per mandare giù tutto, parliamo un po' di Nebbiolo che non sia né Barolo né Barbaresco e che viene da queste parti e che nessuno conosce. Ma questo panino, con cosa lo accompagniamo? Ovviamente il territorio è basato per buona parte sui vini rossi e quindi soprattutto Nebbiolo. Io li faccio tutti in purezza, tranne che per quel po' di pramaterra che facciamo. Gli altri che pur potendo essere non in purezza, la decisione che io ho preso è stata quella di averli tutti in purezza. Il terreno qua la fa da padrone, una sabbia pliocenica. Qua abbiamo la media di un pH che gira attorno al 4,5. Di lessone ne facciamo 3. Proviamo un pidrino che sta a dire Pietro Piccolino. Questo è un 2016, ha fatto circa 3 anni e mezzo di botte grande, tutto il resto è bottiglie. Perché voi pensavate, ragazzi, che Nebbiolo significasse solo Barolo e Barbaresco? In Piemonte c'è tutta una zona di vini che sono praticamente a base Nebbiolo e oggi ne proviamo uno. Salute, salute. Là. Sta colando tutto. Sto morendo. Non so esattamente a che minuto siamo, ma vi possiamo confermare che a girare questo video ci abbiamo messo 3 giorni. Ci siamo ampiamente guadagnati questo panino. Che poi manca un panino intero, me posso mangiare, pure metà dobbiamo fare. Non avevo mai mangiato un panino all'interno di un'abbazia, devo dire, e soprattutto un panino di questo calibro. Guarda che cola tutto, Cin. Sto volando. Il gorgonzola bello grasso, il salame che ovviamente col formaggio ci sta bene, la punta raffanata dell'albicocca che sia dolce che pungente. Ragazzi, non vi resta altro che scovare quanto di buono c'è vicino a casa vostra, perché sono sicuro che ci sono ottimi produttori di qualsiasi cosa. E anzi, faccio un appello: se questo video vi è piaciuto e volete farlo diventare un format, fateci sapere, scrivetecelo nei commenti, mandateci dei piccioni viaggiatori, quali sono le eccellenze di casa vostra, anche se vivete in un paesino sperduto, anzi meglio, sindaci dei paesini, voi che conoscete il territorio, fateci sapere dove si può riempire un panino con delle robe bomba. Però vogliamo sapere ingredienti, produttori E devono essere buonissimi perché passeranno un attento... valido all'interno del territorio italiano. Eh sì, ragazzi, un disclaimer devo metterlo, se no mi scrivete dalla Georgia che non va bene, cioè deve essere in Italia. Tra l'altro non ho detto il nome del nuovo format. Franci, ma sto nuovo format, come si chiama? Un bicchiere di vino, un panino, la felicità. L'ho già sentita. E farina del tuo sacco?
Siete ancora lì? Basta ragazzi, eh. Qualcuno deve alzarsi e andare a fare psh. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. I just wanna see you move. Stai registrando da adesso? Si tratta ragazzi di ingredienti autoctoni. Perché abbiamo scelto di venire a Sannazzaro Sesia? Perché ce l'ha detto lui? Perché conosciamo il sindaco. Ma non è il sindaco di Sannazzaro! No, di Recetto. Perché conosciamo il sindaco di Recetto. Dell'Est Sesia. Sono ingredienti dell'Est Sesia. Porca miseria, ho dimenticato il cucchiaio dentro. Devo riaprire tutto. Adesso che cos'è? Grasso o gorgonzola quello? Ok. No, io cosa stavo dicendo? Che ne so? Cos'è il salame della... Ok. Pezzo c***o in mano. Ma perché questa operazione la devo fare? Falla tu! Devo fare del vino. Vuoi fare drin? Cioè, ragazzi, il vino a Franci? No. Capite perché negli stellati lo bevo solo io?